Modificatori di luce. Oggi vediamo i Light Dome e i Softbox. Che dobbiate realizzare il vostro video su YouTube oppure foto o riprese in generale, vediamo quali sono le caratteristiche di questi oggetti assai diffusi e che possono contribuire notevolmente a migliorare la vostra illuminazione. Bentornati sul canale, sono Giancarlo e in questo episodio vedremo insieme alcune caratteristiche dei Light Dome e dei Softbox. In particolare vedremo il mio ultimo acquisto, ovvero l'Aputure Light Dome 2. Iscrivetevi al canale se siete interessati a contenuti come questo e attivate le notifiche per non perdere alcun contenuto. I modificatori di luce. Innanzitutto stiamo parlando di modificatori di luce, ovvero degli accessori che poniamo sul nostro illuminatore o davanti a una fonte luminosa per modificarne vari aspetti tra cui intensità, morbidezza, colore, angolo di diffusione, eccetera, e avere un maggiore controllo. Accessori come questi Light Dome o Softbox hanno lo scopo principale di rendere la luce più morbida, avvolgendo il nostro soggetto. In termini di qualità, una luce può essere dura o morbida. Una chiara indicazione l'abbiamo osservando le ombre generate dalla sorgente luminosa sul nostro soggetto. Più è piccola la fonte di luce e più è lontana, più dura sarà la luce, per cui se vogliamo avere una luce più morbida, solitamente nei ritratti delle persone o quando inquadriamo appunto le persone, a meno che non vogliamo cercare degli effetti specifici e particolari, dovremmo avere una fonte di illuminazione più grande. Basta osservare l'effetto che produce il sole a mezzogiorno, ombre nette e profonde sul viso. Si dirà, ma il Sole è una stella enorme. Certo, ma data la distanza dalla Terra è assimilabile ad una luce, sì, intensa, ma di piccole dimensioni. Per questo fotografare o riprendere in giornate con una copertura nuvolosa del cielo produce luci più morbide perché in quel caso le nuvole fanno da diffusore della luce solare. Bene. La stessa cosa avviene quando scattiamo con gli speedlight, i flash a cobra sopra le fotocamere. Pensiamo a quanto è piccola la nostra fonte luminosa rispetto al nostro soggetto. Per questo conviene, ove possibile, far rimbalzare la luce del flash. Una luce morbida produce una transizione graduale e piacevole delle zone di luce e quelle di ombra. Quindi, maggiore le dimensioni della fonte luminosa, più morbida la luce. Se abbiamo il nostro flash o la luce continua, ormai a LED, come questa a illuminare il nostro soggetto, la fonte di illuminazione è questa, molto piccola. Se poniamo un modificatore davanti come questi, la fonte di illuminazione diventa questa o questa. Maggiore è la dimensione della fonte di illuminazione e più morbida sarà la luce, a parità di distanza tra fonte luminosa e soggetto illuminato. Possiamo avere uno o più strati di diffusione e questi possono essere più o meno spessi. Maggiore è lo spessore, maggiore è la diffusione tendenzialmente. Se è troppo leggero potremmo avere un hotspot, cioè un punto centrale di luce più dura circondato da luce più morbida. Quindi, ripeto, lo scopo di questi sistemi di diffusione della luce è quello di diffondere la luce in modo uniforme, morbido e controllato. Diffusion Frame vs Light Dome. Se vedete i video backstage di riprese cinematografiche d'alto livello, come diffusori si usano diffusion frame su stand di dimensioni davvero grandi. Il loro uso dipende dalle dimensioni delle fonti di illuminazione e quindi dall'area da illuminare. Avete presenti screams, nets, silk e flags? Lo scream è un materiale posizionato tra la fonte di luce e il soggetto, che riduce la luce o diffonde e riduce la luce. Sono disponibili in molte forme, dimensioni e materiali, e il grado di riduzione della luce dipende dal materiale utilizzato. Gli scream progettati per diffondere la luce utilizzano materiale traslucido per trasformare la luce dura in una sorgente morbida. Quando sono costruiti in tessuto sono spesso indicati come silk. Le flags, le bandiere, vengono utilizzate per impedire alla luce di raggiungere determinate aree di un'immagine. Possono anche servire come mezzo per aggiungere negative fill, ovvero il riempimento negativo, assorbendo la luce invece di farla rimbalzare su un soggetto.
Un sistema come questo softbox potrà illuminare un'area circoscritta, magari come un viso, di certo non una figura intera. E comunque, anche per il solo viso, più è ampia la fonte, maggiore la morbidezza. Per garantire un'illuminazione morbida, una regoletta che si diceva era che la luce doveva essere grande 1 o 1,5 volte il soggetto da riprendere. I sistemi come questi hanno il grande vantaggio di essere facilmente richiudibili, trasportabili senza grossi ingombri e di essere un corpo unico con l'illuminatore, mentre i frame sono staccati dalla fonte di illuminazione e vanno spostati separatamente. Abbiamo quindi più cose da muovere, da sistemare e da trasportare. Inoltre nei DOM e softbox non c'è spill light, cioè non c'è perdita di luce che esce fuori perché tutto il fascio luminoso è concentrato e ottimizzato all'interno e usando le grid, le griglie, si ha un buon controllo della direzione della luce sul set. Naturalmente quando dobbiamo illuminare grandi aree questo sistema presenta molti limiti e i costi fanno optare per la soluzione con frame e C-stand. Quando invece basta illuminare un'area ristretta, anche in termini di costi questa soluzione con DOM e softbox attaccati a torce è più economica rispetto a dover comprare o noleggiare C-stand, frame e diffusori. Per quanto riguarda l'intensità della luce, è vero che con i frame c'è perdita di luce, cioè spill light laterale, a differenza del DOM in cui tutta la luce è concentrata all'interno e sparata dal layer di diffusione, ma è pur vero che quando uso la torcia LED, con il frame monto la parabola, il reflector, che incrementa di molto l'intensità luminosa. Al contrario, quando uso il DOM o il softbox, non posso montarci dentro il reflector, per cui l'intensità luminosa che colpisce il soggetto sarà inferiore a quella che si ha usando il frame. Naturalmente dipende anche dalla qualità del reflector utilizzato. Molti pensano che siano tutti uguali, ma non è affatto così. Così come per i DOM non sono tutti uguali, ma dipende dal materiale usato, dal disegno, eccetera. Attacco Bowens. Questi diffusori hanno un attacco chiamato Bowens, il famoso e quasi universale Bowens Mount. Questo qui. La Bowens è un'azienda nata a Londra nel 1923 e si occupava di riparazione di macchine fotografiche. Negli anni 50 ha cominciato ad avere successo in tutta Europa e ha iniziato a costruire i flash per la fotografia. Nel 1963 presentò il Monoblock o Monolight, un'unità flash che integrava al suo interno l'alimentazione, che era di solito un'unità a parte. Venne acquistata nel 2016 e liquidata nel 2017 con grande dispiacere degli addetti ai lavori. Ora è tornata in attività con nuove teste flash e accessori, ma il mercato è un po' cambiato, staremo a vedere. Ecco qui, un flash monotorcia Bowens da 750 watt per la fotografia. Io iniziai la fotografia con i flash da studio proprio con un set di flash Sprit Gemini da 500 watt, con stand, ombrello, softbox, batteria per scattare in esterni e poi comprai vari modificatori. Me ne faccio vedere alcuni. Ognuno ha uno scopo specifico e permette di ottenere un effetto particolare. L'attacco Bowens è diventato uno standard soprattutto nella fotografia e si trovano numerosissimi accessori con questo attacco di tutti i prezzi. Soprattutto negli anni passati nella fotografia da studio in voga erano i softbox, una sorta di scatole luminose per creare luce morbida, con un interno riflettente, una parte posteriore con un'apertura dove si inserisce la testa della luce flash, una parte anteriore in materiale bianco traslucido e possono avere varie dimensioni e rapporti fra altezza e base differenti. Abbiamo quelli quadrati come questo da 60 x 60 cm o questo da 100 x 80 cm che mi sta riprendendo. La dimensione è rapportata all'area da illuminare. All'interno abbiamo materiale riflettente argentato che concentra e aumenta l'intensità luminosa. Su quelli più grandi c'è la possibilità di inserire un ulteriore strato di diffusione per ammorbidire ancora di più la luce ed eventualmente una grid sull'esterno per concentrare il fascio luminoso in una direzione specifica, senza andare a illuminare le zone circostanti, assai utile per le riprese di ritratti e di prodotti. Montarli, soprattutto i più grandi, non è facile, occorre forza e caparbietà. I RAW vanno inseriti nei fori e, man mano che ci avviciniamo ad inserire gli ultimi, la forza necessaria è sempre maggiore. Ci sono degli speed ring come questo proprio della Bowens che aiuta l'inserimento, ma a volte resta un incubo lo stesso.
Aputure Light Dome 2. Veniamo invece a quelli che sono assai più diffusi oggi, soprattutto nei video, ovvero i dome, come questo Aputure Light Dome 2. Le dimensioni sono di 95 cm di apertura, per 65 cm di profondità, per un peso di 2,55 kg. La sacca di trasporto inclusa è lunga 82 cm e alta 22 cm. È quindi molto comodo trasportare un sistema del genere. In questa versione di Light Dome i rods, le astine che tendono alla superficie riflettente, sono permanentemente attaccati allo speed ring, l'anello di metallo che va ad inserirsi nell'attacco delle torce, e questo rende il montaggio del tutto molto più agevole rispetto al dover inserire ogni rod nel proprio alloggiamento e tendere il tutto. C'è un sistema di quick release, di rilascio rapido per ogni rod. Per montarlo è facile, basta tendere ogni rod fino al punto in cui si blocca e ripetere l'operazione per tutti quanti. C'è una rotella di rilascio che serve per far ruotare la montatura dell'anello. Quando lo dovete montare conviene serrarla, così l'attacco Bowens non gira e si innesta più facilmente. Il velcro intorno all'anello serve per montarlo agevolmente e poi richiuderlo per non far fuoriuscire la luce dal dome, il fenomeno dello spill light. La forma conta. Perché ora si usano molto di più i dome rispetto ai softbox? Per via della forma essenzialmente. La forma circolare di un dome crea un riflesso negli occhi di una persona molto più piacevole e naturale rispetto alla forma generata da un octobox o da un softbox rettangolare che grida luce artificiale. Più è circolare il dome, migliore sarà il riflesso. Questo Aputure è realizzato molto bene in tal senso, perché i 16 rod si congiungono al dome con ben 2 punti di contatto, portandoli quindi a 32, per creare una forma il più circolare possibile. Il materiale di diffusione e di riflessione è buono. Ovviamente ogni modificatore di questo tipo causa uno shift sulla temperatura colore, per cui conviene sempre fare il bianco prima di ogni ripresa. In questo caso tende un po' a scaldare la temperatura colore di circa 200 gradi Kelvin. Accessori. Un accessorio molto utile che viene fornito da Aputure nella confezione è un gel holder che serve per montare le gelatine colorate come queste della Lee. Sono fogli di diversi colori che servono per cambiare la temperatura della luce. In particolar modo si usano le CTO, quelle arancioni, quando vogliamo fare il match della luce della nostra luce LED con luci già presenti sulla scena, che sono magari a 3200 gradi Kelvin. Oppure possiamo montare qualsiasi altra gelatina colorata per ottenere degli effetti particolari, se la nostra luce non ha la possibilità di variare la temperatura della luce emessa. Oggi molte luci LED hanno questa possibilità. Inoltre, una cosa positiva di questo holder è il fatto che la finestrella ferma gelatina è magnetica, per cui possiamo utilizzare un foglio di gelatina senza doverlo tagliare ad una dimensione prefissata e quindi riutilizzarlo tranquillamente. Poter variare la temperatura di un dome in questo modo piuttosto che coprire l'intera superficie di diffusione è una gran cosa. Ovviamente bisogna prestare un minimo di attenzione alla potenza della luce, perché se la luce è molto potente e viene usata a valori elevati per prolungati periodi di tempo, potrebbe bruciare la gelatina. Parliamo comunque di ore, perché le luci LED scaldano sì, ma non come le vecchie luci. Nella confezione troviamo un bafflet e 2 diffusori, uno più leggero da 1,5 stop e uno più pesante da 2,5 stop, il fattore di assorbimento della luce. Quello più pesante offre una diffusione della luce più morbida. Utilizzo quello più leggero solo nel caso avessi bisogno di più potenza della luce, se la luce LED che utilizzo non è abbastanza potente. Il bafflet serve invece qualora avessimo una luce che crea un punto di luce dura centrale, circondato da luce morbida. Per ovviare a questo possiamo montare il baffle all'interno del dome, che garantirà una diffusione della luce migliore. Provatelo però con la luce che avete, magari facendo una foto della superficie di illuminazione, perché se non avete problemi di hotspot, usarlo causerà un'inutile perdita di intensità luminosa e un oscuramento della parte centrale, senza aumentare la morbidezza della luce. Infine abbiamo un Honeycomb Egg Crate, una griglia a nido d'ape, detta anche semplicemente grid. Si attacca con il velcro. Il compito di questa, come detto prima, è quello di ridurre l'angolo di diffusione della luce emessa dal dome, come se avessimo tante alette per il controllo della luce, ognuna con un angolo di 40 gradi. È fatta bene e mantiene la posizione anche quando incliniamo il dome. Alcune si muovono e collassano. Per quanto riguarda i costi, siamo intorno alle 280 euro, che non sono poche, ma è un accessorio che vi durerà per molto tempo, sicuramente se tenuto bene sopravviverà a diversi cambi di macchina da ripresa.
Come al solito in USA i prezzi sono ben inferiori e lo pagheremo circa 200 euro, un bel po' di meno, ahimè. Mi sono orientato su questo perché la dimensione di 35 pollici è ottima per le riprese di persone a mezzo busto, corporate video, video per YouTube ed è quel che mi serve. Esiste sempre in casa Aputure anche il Light Dome Mini 2, che è una versione più piccola e agevole da trasportare, da prendere in considerazione se volete risparmiare un po' e se l'area da illuminare è minore. Con quest'ultimo conviene usare il baffle di diffusione incluso per avere una luce più potente e morbida, perché data la poca profondità del dome non riesce in caso contrario a diffondere e ottimizzare bene la luce internamente. Mi auguro di esservi stato utile con queste indicazioni. Vi invito ad iscrivervi al canale se già non l'avete fatto e lasciare un like se il video vi è piaciuto. Ci vediamo alla prossima, ciao!